Buongiorno. Montagnetta, pulizie di primavera oggi. È arrivato il momento. Qua ci sono le ragazze. Io ho finito le punture di cortisone, ma per adesso ho lo stesso dolore ancora di prima. Però dovremmo aspettare ancora un po', probabilmente, dice Elisabetta, l'infermiera. Allora, forse riusciamo a fare questo progetto qua del letto. Non abbiamo ancora la piena certezza, però forse si può fare. Quindi Elisa adesso è tutta contenta e si prende cura del camper meglio di prima, anche all'interno. Comunque non mi ricordo se ve l'abbiamo detto, ma anche le ragazze si sono trasferite in camper da 2 mesi, 3 mesi, da circa 3 mesi. Quindi ci divertiamo perché loro abitavano in casa da 20 anni e quindi hanno accumulato un sacco di roba. Il loro camper è pieno zeppo di oggetti, vestiti e stracolmo, però ce la fanno, eh. Questo è il loro camper ed è veramente strapieno, però rientrano i pesi, cosa fondamentale secondo me. Ma è una discesa spietata, eh? Sì, però l'accesso al fiume è fondamentale secondo me, quasi fondamentale. Finalmente fanno qualcosa. Non è che ce ne sia tantissimi, abbiamo trovato questo però adesso. Meglio che niente. Devo vedere però ancora di là. Ah, questo qua ne ha preso di là, Dove siamo appena stati, Elisa? Dove siamo appena stati? in un posto bellissimo. Il posto, cioè, meraviglioso. Per antonomasia. Eccellenza. Mamma mia, madonna che fame. Ci siamo presi un po' di carnina per stasera, un salame, un bagnette verde, se si dice così. Certo, Sì. bagnette verde. E adesso Elisa in fretta e in furia fa del pane, giusto? Perché serve il pane, come te la mangi la carne senza pane? Certo.
Porca miseria, tutto bagnato. Allora, noi imperterriti, un paio d'ore il tendalino fuori, ma in realtà ha quasi smesso, quindi quasi quasi lo ritiriamo anche. Ci cuciniamo qua e loro qua. Oh, mega, tutti gli occhi scassati. Minchia, le patate sono pronte, buttale sopra! Terrona. È ancora presto. È veietta perché io dovevo starci 20 anni. Com'è la nostra salsiccia? Questo legno che c'è ancora bagnato, porca demonia. Per Elisa siamo in Alaska. Fa caldissimo, vi giuro fa caldissimo. Poi ti danno soddisfazione da tanto perché il ore e 5. Ma sono buoni assai. Buon appetito allora. Grazie. Buon appetito ragazzi. La vita. Buongiorno. Come vedete Carmen ed Eli se ne sono andate. Io invece stamattina mi sono svegliato con la febbre, con le placche in gola tra l'altro, quindi brutto, proprio mi sento proprio baccaldato, mal di gola, sto male. Però avevo già l'antibiotico che avevo preso in Francia, avevo preso 2 pacchi quando siamo andati a fare la stagione, così non devo neanche andare in farmacia, non devo neanche spostarmi da qua, ho già l'antibiotico. La giornata è molto bella, l'acqua di questo fiume è molto invitante, però è gelida ovviamente. Resteremo qua almeno fino a domani sera, perché poi sabato sera Elisa ha un 18esimo, va a fare foto e video, o solo foto, adesso non mi ricordo, comunque va a lavorare. Domenica anche lavoreremo tutte e due, poco però, solo il mattino mi pare. La legna l'abbiamo avanzata un pochettino da ieri, non si sa mai che stasera mi viene voglia magari di accendere un po' il fuoco, anche se sto male, ma chi se ne frega. Ah, e poi non vi ho fatto vedere che, non so se vi ricordate, qua in Spagna avevo colpito un paletto e avevo sverniciato tutto e si era anche rotto qua. Sono andato a casa di un amico che ha la saldatrice per la plastica, infatti questo qui c'è il taglio ma dietro è saldato, infatti non si apre. E poi l'ho grattato e l'ho verniciato con della vernice a pennello semplicemente, e anche dall'altro lato.
Buongiorno. Come stai oggi? Ancora un po' di male alla goletta? Un po' di febbrina, placchine alla gola. Dunque, questo posto ci ospiterà ancora oggi. Oggi fa un pochettino più brutto di ieri. Infatti non c'è il sole che c'era ieri, c'è l'aria un po' più freschina, infatti siamo già messi la maglia, ieri eravamo in maniche corte già di prima mattina, ma va bene, l'importante è che non piova. La novità del giorno è che ci hanno finalmente chiamato dalla Francia, che stavamo aspettando pazientemente che ci chiamassero, e è successo. E quindi il 2 giugno dovremmo iniziare a lavorare. Dovremmo, perché in agricoltura sapete che è incerto sia la data di inizio sia la data di fine, però teoricamente loro ci hanno detto di essere lì il 2 giugno. Quest'anno partiremo con Busca. Lorenzo non ci sarà perché hanno trovato un altro lavoro sempre in Francia, ma più vicini alla Spagna, siccome si erano fatti il viaggetto lì in Spagna. Hanno detto e preferito stare lì in zona, e noi quindi quest'anno abbiamo incluso Busca nella nostra stagione. Questa qua è la novità del giorno, quindi oggi saremo ancora qua e questa settimana che verrà la passeremo a salutare come sempre tutte la sfilza di parentela che abbiamo, e poi il 26 ci siamo indetti di partire, così ce la prendiamo con calma. Adesso oggi Stefano, siccome avevamo avanzato la legna con le ragazze, voleva accendere un fuocherello, solo che stanotte ha piovuto e quindi è un po' bagnato. Volevo accenderlo ieri sera, però avevo 38 sì, e mezzo stava di febbre. troppo male. Invece adesso sono a 37 e mezzo circa, quindi vabbè. Comunque il sole c'è, dai, va e viene insomma.